Ok gente, eccoci di nuovo. Ingrandiamo il mio cratere preferito, Sulpicius Gallus M. Ora prendiamo la nostra mappa magica e giriamo le sue parole ad est, perché le mappe che ho consultato tutte sono dirette ad est. Ora mettiamo quelle due mappe accanto l'una sull'altra e immediatamente quello che vedi è questa strana forma al centro della mappa. Ora ricostruiamo la mappa di Oz sulla mappa del cratere. Prendiamo la mia mappa preferita, la mappa di Hereford, trovata nel 1250. Nascosta sotto un pavimento di legno dai monaci. Confrontiamola con un'altra mappa del mago di Oz e lì vedi il serpente biforcuto del Mar Rosso. Diamo quindi un'occhiata a Google Maps e a uno dei 5 chilometri più magici che abbia mai visto. Date un'occhiata. Take a look. Diamo un'altra occhiata alla mappa di Hereford. Nel centro vedi Gerusalemme. Così ingrandiamo la mappa del mago di Oz e lì vedrai la città Smeraldo. Quindi la città Smeraldo sta per Gerusalemme. Dove l'abbiamo vista prima? Esattamente nel centro di Disney World. Quindi ora la cosa sta diventando interessante. Gerusalemme e Emerald City. È sempre meglio iniziare dall'inizio e tutto quello che devi fare è seguire la strada di mattoni gialli. Segui semplicemente la strada dei mattoni gialli. Quindi tutta questa storia del mago di Oz parla di come arrivare a Emerald City. Follow the yellow brick road. 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 You have to see some. Stop! Diamo uno sguardo a questa forma, o anche da un'altra direzione, e confrontala con questa. Quindi l'unico modo sarebbe quello di andare a Capo Horn, di attraversare le acque verso l'Antartica. Trovi una strada molto difficile, con onde alte e vento forte, il passaggio di Drake, o con il modo più semplice. Seguiamo questa strada. A sinistra vedete le isole Falkland. Seguiamo la strada, lì fa una curvatura e le isole sono come mattoni sulla strada. E l'ultima isola si chiama Fuller. Continuiamo a seguire. E lì una delle isole si chiama Isola dell'Inganno.
And at the end Alla of the fine road, della strada you have some hai alcune bases basi scientifiche, for science, ovviamente of course, non not militari, military. vero? So is this the yellow Quindi brick questa è la road? strada di mattoni I gialli, think it credo lo is. sia. Start with a curvature Inizia con una and go curvatura to Antarctica. e vai in That's the Antartide, way che è il to modo escape per sfuggire flat Earth. dalla terra piatta. La grande città di New York di una volta diventa ora l'unica prigione di massima sicurezza per l'intero paese. È stato eretto un muro di contenimento di 15 metri lungo la costa del New Jersey, attraverso il fiume Harlem e giù lungo il litorale di Brooklyn. Circonda completamente l'isola di Manhattan. Tutti i ponti e le vie navigabili vengono minate. La polizia degli Stati Uniti, come un esercito, è accampato intorno all'isola. Non ci sono guardie all'interno della prigione, solo prigionieri e il mondo in cui hanno creato. Le regole sono semplici. Una volta che entri non puoi più uscire. Stazione 19, ho visto due macchine da un ponte della 69esima strada, ponte della 69esima strada, ponte della 69esima strada, un taxi di una Cadillac. Così siamo tutti rinchiusi in un campo di prigionia. Oh, che bello! Oh, how nice! E Snake è in fuga attraverso il ponte della 69esima strada. Fare video è molto noioso. But ma a volte è come scoprire l'oro. Penso di aver capito. Bene, nel momento in cui ho sentito il ponte della 69esima strada, sapevo di aver trovato qualcosa. Prendiamo la mappa dell'Antartide. Andiamo al ponte della 69esima strada. Prendiamo 69 gradi. Segui la strada di mattoni gialli e poi ti porta al 69esimo degree. Vai alla stazione 19, stanno attraversando il ponte. Cosa succede quando attraversa il ponte? Si sale sul ghiaccio e poi si sale sulla parete. Stazione 19. Che strana linea. Questo era tutto quello che ho ottenuto. Quindi ho pensato bene, perché non guardo il sequel? Fuga da Los Angeles. Così, quando ho visto l'introduzione, stavo quasi cadendo dalla sedia. Che diavolo. Bene. Ricordi la mia teoria? Ti ho detto che nel 1250 c'era stato un grosso tsunami che colpì la terra del cratere, formando i continenti come noi li conosciamo. Ricordalo, 1250. Alla fine del XX secolo le forze ostili dell'interno degli Stati Uniti si sono rafforzate. La città di Los Angeles è devastata dalla criminalità e dall'immoralità. Per proteggerla e difendere i cittadini e la forza di polizia degli Stati Uniti è posizionata. Un candidato presidenziale prevede che un terremoto del millennio distruggerà Los Angeles come una punizione divina, simile al potente pugno del dio Armageddon. Scenderà sulla città di Los Angeles, la città del peccato, la città di Gomorra, la città di Sodoma, e le acque sorgeranno e separeranno la peccaminosa città dal paese. Un terremoto di misura 9.6 della scala Richter avvenuto
alle 12:59 del 23 agosto del 2000. p.m., August 23rd, in the year 2000. Dopo la devastazione, la Costituzione viene modificata e il neoeletto presidente accetta un mandato a vita. La capitale del paese si è trasferita da Washington DC a Lynchburg, città natale del presidente in Virginia. L'isola di Los Angeles è dichiarata non più parte degli Stati Uniti e diventa il punto di deportazione di tutte le persone ritenute indesiderabili o non idonee di vivere nella nuova America morale. La polizia degli Stati Uniti, come un esercito, è accampato lungo la costa, rendendo impossibile qualsiasi fuga da Los Angeles, dalle colline sud-orientali, dalla contea di Orange fino alla costa nord-occidentale di Malibu. La Grande Muraglia esclude Los Angeles dalla terraferma. Il primo atto del presidente come comandante in capo permanente è la direttiva 17. Una volta che un americano perde la cittadinanza, viene deportato su quest'isola dei dannati e non torna mai più. Dai un'occhiata di nuovo alle date. Ragazzi, alle 12:59 del 23 agosto dell'anno 2000, 12:59, facciamo in modo che sia il 1259 d.C. Così, il 23 agosto alle 12:59 del 1259 d.C. un grande tsunami colpisce la Terra. Beh, mi sto avvicinando. Ma dove sono i maestri del controllo? Ti faccio vedere una mappa che ti ho già mostrato in un altro video, su cui stanno lavorando 3 ragazzi su una mappa, 3 ragazzi dello studio della Walt Disney. Guardate la mappa, è la mappa del nostro cratere. La mettete così in grande voi studiosi. Ora diamo un'occhiata a queste 2 linee. Anche una mappa del Mago di Oz è la stessa mappa, così grande che puoi ridimensionarla e poi ingrandirla. E dentro lì troviamo le stesse 2 linee, un tunnel e la strada del tappeto magico, che penso sia un treno monorotaia ad alta velocità. Ma questa foto ci dice un'altra storia. Guarda questa struttura. Dominio sotterraneo del nome Re. Bene, bene, bene. Lì sembra che ci sia una base sotterranea. Ascoltiamo il nostro grande leader europeo, il signor Juncker. Devi sapere che sono preoccupati quelli che ci osservano da lontano. Ho incontrato e ascoltato diversi leader di altri pianeti. Sono molto preoccupati perché fanno domande sul percorso dell'Unione Europea seguirà. Dobbiamo quindi rassicurare gli europei e coloro che ci osservano da lontano. Et ceux qui nous observent de plus loin. Quindi per quanto riguarda il nome Snake Plissken, serpente è facile. Plissken, a mio avviso, riguarda l'ISS, un riferimento a Iside, in modo che sia il culto di Osiride. Diamo uno sguardo a Snake Plissken. Zoppica, ha una benda sull'occhio. Penso che sia un riferimento a Odino. Odino si sacrifica per acquisire saggezza. Per questo dà un occhio a Mimir, il gigante. Per lo stesso scopo si ferisce con la lancia, Gungnir, e si impicca sull'albero della vita, Grasil, dove impara l'arte delle rune. Così Snake zoppica a causa della lancia. Rune. Qui vedete un'immagine del rito massonico
e la corda sta per appendere all'albero della vita de Grasil. La gamba si riferisce allo zoppicare e la benda sugli occhi è un riferimento a Odino, con un occhio solo. Qui un altro riferimento a Odino. Valchirie, Valhalla, Odino. Lasciate che vi mostri alcune immagini della casa Atlantide a Brema, costruita nel 1931 da alcuni occultisti nazisti tedeschi. Sulla facciata dell'edificio stavano appendendo una gigante scultura di Odino sull'albero della vita, trafitto da una lancia mentre stava studiando le rune. Diamo uno sguardo alla prima missione di Snake. Entrare nella prigione, salvare il presidente, ma alla fine Snake è tradito. Prendiamo la missione di Gesù Cristo. Andare sulla terra per salvare l'umanità, ma alla fine Gesù è tradito. Questo è il culto di Gesù. Quindi abbiamo tre culti, il culto di Osiride, il culto di Odino e il culto di Gesù, tutti in una persona, Snake Plissken. Hanno tutti la stessa origine a mio avviso. Quindi hai Gesù sulla croce, Odino sull'albero della vita. Ricorda, in un video precedente ti ho detto che i vichinghi sono importanti per il cristianesimo. Un'altra cosa che ho notato quando ho guardato la foto di Odino sull'albero della vita, ha una testa molto strana, è come se avesse orecchie che mi ricordavano che ci sono alcune strane immagini di Mosè con le orecchie. Quindi stavo pensando che qui stiamo parlando della stessa storia. Odino che spia le rune come un normale ladro, o Mosè che riceve le regole da Dio perché è il prescelto. Questa è una storia completamente diversa, ovviamente, da un tipo cattivo a un tipo buono. Ok, per oggi è tutto, grazie per la visione. Questo apre molte nuove domande. Se siamo in un continente carcerario che ci sta guardando, perché ci lasciano collegamenti per trovare la verità? Molto strano. Quindi vediamo cosa sta succedendo. E ci vediamo al mio prossimo video. Grazie per aver guardato. Ciao.